Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi iniziamo a vedere il primo step del secondo modulo. Con noi oggi c'è Sacripante Tia, che è uno stallone murgese di 3 anni, che inizia oggi il suo secondo modulo. Qual è il primo step del secondo modulo, il primo esercizio che andiamo a fare? Si chiama la cessione alla pressione o cessione al tocco. Sappiamo che in equitazione la cosa di base è insegnare a un cavallo a cedere alle pressioni. Quindi una volta che abbiamo completato il primo modulo, che ricordiamo è il modulo che insegna al cavallo a rapportarsi con noi, a creare un rapporto e a rispettare delle regole, nel secondo modulo invece andiamo a lavorare sulla struttura del cavallo per prepararlo alla sella. Quindi andiamo a costruire il fisico del cavallo per lavorare poi a sella. Come primo esercizio quindi iniziamo con la cessione al tocco, quindi insegnare al cavallo a cedere alle pressioni su tutto il suo corpo. Questo concetto chiaramente poi lo aiuterà in tutta la sua vita con l'equitazione, con il cavaliere. Inizieremo dal naso, dalla faccia, per poi andare fino ai posteriori. L'ordine in realtà non è importante, ci serve solo per ricordarci i vari passaggi, ma non c'è la necessità di un ordine, serve più a noi per ricordarci di aver fatto tutti i passaggi necessari. Come agiremo? Agiremo come sempre, come da metodo ATH, per livelli di pressione. Ok, quindi metteremo un tocco leggero che andrà man mano a crescere fino al punto in cui il cavallo si allontanerà dalla pressione che noi andiamo a creare. Avere uno stallone con noi è utile proprio perché gli stalloni per loro natura vanno contro le pressioni. Il loro ruolo in natura è quello di andare contro i predatori, di andare contro le minacce. Quindi ci possiamo aspettare un'opposizione alle pressioni da parte di Sacripante, per quanto sia uno stallone sostanzialmente buono di carattere. Cominciamo quindi con le pressioni. Prima di tutto iniziamo con una pressione abbastanza semplice sopra il naso, replicando la pressione che già la capezza aveva creato nel primo modulo nel rispetto della capezza. Quindi appoggerò la mia mano sopra il naso, comincerò a spingere un pochino, vedete che non ottengo nessuna risposta, quindi comincerò, vedete, con le dita a schiacciare nella zona dove i nodi della capezza hanno già agito in passato, ricordando al cavallo quello che stiamo facendo. Avete visto che Sacripante ha fatto un passo indietro. Ora riprovo lo stesso schema. Appoggio la mano, premo un pochino, ok, e abbiamo una cessione alla pressione sul naso. Dopodiché comincerò a lavorare sulla parte della guancia, in modo da poter gestire il movimento della testa a destra e a sinistra. Anche qui appoggio la mia mano e spingo. Ora una mosca ci ha cambiato il risultato, ma adesso riproviamo. Appoggio la mano e spingo. Ci è voluta poca pressione? Benissimo, meglio così. Riproviamo, appoggio e spingo. Cerco di usare relativamente poco il palmo o la mano aperta perché mi crea un'area un po' troppo vasta. Piuttosto di solito utilizzo per esempio il pollice o un dito, dipende un po' dalla sensibilità del cavallo. Dalla faccia passiamo alla nuca, anche qui una pressione che il cavallo ha già vissuto tramite il rispetto della capezza nel primo modulo. Appoggio la mia mano, esercito una leggera pressione, non funziona con le dita, vado a premere subito dietro le orecchie e aumento la pressione, aumento, spingo verso il basso, non faccio effetto schiacciamento, ma spingo, ok, verso il basso e riprovo, appoggio la mano, premo un po', non funziona, appoggio le dita e c'è. Riproviamo, appoggio la mano, premo, dita, schiaccio, aumento e c'è. Vedete che non mi aspetto al momento che il cavallo arrivi fino a terra, mi basta solo che inizi a cedere. Poi con il tempo, ripetendo, vedrete che imparerà a cedere meglio. Quindi di nuovo appoggio la mano, premo, non funziona, dita, schiaccio, aumento la pressione, ok, e lascio. Molto bene.
per essere la prima volta di Sacripante non stiamo andando male. Passiamo al collo. Al centro del collo creerò una pressione, vediamo di metterci comodi per la camera. Ok. Creeremo una pressione più o meno al centro del collo. Questo un domani sarà per il cavallo un messaggio che gli ricorderà quando sarà il momento della redine d'appoggio di dover muovere il suo collo nella direzione opposta alla pressione che sentirà sul collo. Quindi anche qui appoggio la mano, vedete che vado con un pollice, appoggio, schiaccio, premo. Qui posso arrivare a un punto, come in questo caso lui mi sta premendo contro, dove non posso premere di più, fisicamente non ce la faccio. Quindi creo una situazione di disturbo e comincio a picchiettare finché il cavallo si allontana da me. Riproviamo. Ci riavviciniamo un po' alla camera. Ok. Vedete che Sacripante conosce già gli esercizi del primo modulo. Quindi appoggio, schiaccio, premo, non funziona, picchietto, creo una situazione di disturbo. Ok, si allontana, rilascio. Di nuovo. Appoggio, premo, schiaccio, picchietto, si allontana. Vedete che non uso la voce? La voce in questo momento non ci serve perché il cavallo non è un comando che noi stiamo dando, ma gli stiamo insegnando ad allontanarsi dalla pressione. Schiaccio, premo, vado a fondo, picchietto, sposta. Sono i nostri schemi di pressioni crescenti che andiamo sempre ad utilizzare. Non partiamo mai con pressioni alte, ma sempre con pressioni leggere. Appoggio, schiaccio, premo. Ok, stavolta non sono arrivato a picchiettare e il cavallo si è spostato. Dal collo passiamo al petto. Quindi appoggio la mano sul petto, premo, non succede niente, schiaccio, non succede niente, comincio a picchiettare. Si è spostato di lato invece che indietro, al momento va bene, l'importante è che comprenda la necessità di allontanarsi dalla pressione. Di nuovo, appoggio la mano, schiaccio, premo, picchietto. Ok. Appoggio la mano, schiaccio, premo, picchietto. Bene, stavolta è andato indietro. Lo richiamiamo. Appoggio la mano, schiaccio, premo. Vedete che c'è un'idea di indietreggiamento? Ho aspettato un attimo, non conclude il suo pensiero. Picchietto. Là. Di nuovo. Appoggio la mano, premo. Ok, ci siamo. Questo era quello che volevamo. Richiamiamolo. Chiaro che questi esercizi poi da ora in poi il cavallo li ripeterà tutti i giorni finché non diventeranno chiari e semplici per lui, finché al mio più piccolo tocco il cavallo si sposterà. Ora andiamo a lavorare invece, mettiamo sempre comodi la camera, sulla spalla, su quest'area. Abbiamo già lavorato nel primo modulo nello spostamento di spalle, stavolta lo creiamo con il tocco, quindi di nuovo il mio pollice si appoggia, schiaccia, preme, picchietta, spostamento di spalla. Di nuovo. Il mio pollice si appoggia, schiaccia, preme, ci ha pensato, non conclude l'azione, picchietta. Molto bene. Vedete che a ogni risultato positivo tolgo la pressione in modo da poter far capire al cavallo cos'è una cessione alle pressioni. Appoggio, schiaccio, premo, accenno di movimento, lo premio, riproviamo, appoggio, schiaccio, benissimo, così, proprio quello che volevamo. Ora ci rimettiamo di nuovo comodi alla camera. Eccoci qua. Andiamo a lavorare su questa fascia qui, dove le mie gambe un domani gli chiederanno la cessione del posteriore.
così comincio già a creargli l'idea dello spostamento di posteriore tramite il tocco. Immagino dove la mia gamba andrà a toccare, quindi più o meno a questa altezza, e anche qui appoggio, schiaccio, premo, non succede niente, picchietto. Se avete notato, ho tenuto la lunghina corta mentre lo facevo. In questa situazione alcuni cavalli potrebbero calciare di risposta alla pressione, quindi sempre pronti a controllare la testa del cavallo. Ricerco la posizione, appoggio, schiaccio, premo, ci siamo, ok, bene, molto bene. Rifacciamo giusto una volta, appoggio, schiaccio, perfetto. Sono piccoli accenni, ma è anche il primo giorno che Sacripante lavora su questo tipo di esercizi. Da questa zona passiamo invece alla zona della groppa. Questo è utile, questo spostamento, quando ad esempio siamo in corridoio, dobbiamo spostare il cavallo, dobbiamo spostarlo da altri cavalli, quindi cosa facciamo di solito? Appoggiamo la mano qui e spingiamo. Buona parte dei cavalli spesso si appoggia e spinge contro la nostra pressione, quindi gli insegneremo ad andare via dalla pressione. Mano che appoggia, spinge, preme, situazione di fastidio. Di nuovo, mano che appoggia, spinge, benissimo. Sacripante sta cominciando a collegare l'idea di una pressione all'idea della cessione, ed è quello che noi vogliamo. Ora facciamo invece, sempre su questo concetto, lavoriamo, mi rimetto comodo alla camera, lavoriamo su una cosa un po' più complicata, perché andremo a creare adesso una pressione qui sul costato, dove la mia gamba andrà a cadere. Cosa ci aspettiamo da questa pressione? Ci aspettiamo una cessione laterale, quindi un movimento laterale, ok? Quindi la mia mano si appoggia, schiaccia, preme, non succede niente, picchietto, va indietro, non è la soluzione, laterale è la soluzione, perfetto, rilascio. Vedete come le cose possono anche cambiare molto velocemente, dovete essere pronti a rilasciare la pressione al momento giusto, nel movimento giusto. Riprovo, appoggio, schiaccio, premo, picchietto, movimento in avanti, correggo con la capezza e riappoggio la mia mano. Movimento laterale, rilascio. Lo proviamo ancora una volta. Questi sono i risultati che premio e vado ad accettare in una prima giornata di lavoro. Mi va benissimo così, il cavallo si sta comportando bene. Se fossimo già a una settimana o 2 settimane di esercizio, mi aspetterei risultati maggiori, quindi più passi, più velocità nello spostarsi. Ma ad oggi va benissimo. Appoggio, schiaccio, premo, non funziona, picchietto. Essendo stallone sono anche in controllo della sua faccia, molti stalloni rispondono alla pressione anche mordendo, quindi io sono sempre in controllo sulla sua faccia. Di nuovo appoggio, schiaccio, premo, picchietto. Ok, aveva mosso prima i posteriori, non ho rilasciato pressione, ho continuato finché non ha mosso sia posteriori che anteriori. Appoggio, premo, schiaccio, solo i posteriori non va bene, rimango schiacciato, va in avanti, non mi va bene, rimango schiacciato, non mi dà più soluzioni, picchietto. Là, movimento laterale. Appoggio, schiaccio, bene, perfetto, quello che mi aspettavo. Un passo per me per oggi va bene. Tutto questo lo devo ricreare poi dall'altro lato, quindi sarà di nuovo il naso, la guancia, la nuca, il petto, il collo, la spalla, la zona del retro del sottopancia, quindi vicino alla grassella, la groppa, il costato. E insegnerò al mio cavallo a cedere alle pressioni nelle varie parti del suo corpo, in modo da instillare in lui il concetto di cessione della pressione.
Questo è il primo esercizio del secondo modulo del metodo ATH, che avete visto non è complicato, ma crea una mentalità nel cavallo estremamente importante per tutto il suo futuro. Quindi è necessario che sia fatta molto bene. Quindi per oggi da parte di Sacripante e da parte di Amedeo questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video col secondo step del secondo modulo.